Ciao ragazzi, finalmente mi sono deciso a farvi vedere come è fatto il mio forno autocostruito. In tantissimi di voi mi avete chiesto come era fatto il forno, l'avete chiamato anche coperchio, pentola, però adesso mi sono deciso a farvi vedere veramente come è fatto pezzo per pezzo, anche perché è comunque un oggetto abbastanza pericoloso e quindi qualcuno si potrebbe far male se appunto non lo assembla a dovere. Allora, vi ripeto che il forno è pericoloso, quindi vi invito a seguire alla lettera le istruzioni e a seguire passo passo tutto il video. Nel video vi farò vedere come montare pezzo per pezzo il forno e forse vi invito anche a farvi aiutare da qualcuno esperto nel settore dell'elettronica, in modo tale che magari, non so, potreste sbagliare a montare qualche pezzo. Ed eccolo qui, il forno è questo. L'avete chiamato coperchio, pentola, in realtà è semplicemente una casseruola capovolta privata dei suoi manici e è stato aggiunto un ulteriore manico. Io nel video dello sbattitore avevo montato come manico il manico della casseruola qui in alto. Adesso ho deciso di montare un manico in legno in modo tale che non si surriscaldi troppo e niente, adesso andiamo a smontarlo e vi farò vedere rimontandolo come è fatto pezzo per pezzo. Ed ecco qui come è composto il forno. Per prima cosa, come vi dicevo prima, bisogna togliere i due manici alla casseruola. Non ho tolto la resistenza. La resistenza è una resistenza comprata su Amazon alla modica cifra di 11 euro ed è una resistenza da 2400 watt, resistenza che dovrebbe lavorare con una ventola, però per l'uso che ne faremo e quindi per i pochi minuti in cui la utilizzeremo, come potete vedere la resistenza è intatta, non ne ha risentito minimamente. La resistenza aveva un attacco AL, io l'ho piegato e ho fatto sì che i poli siano il più lontano possibile dalla fonte di calore. Un'altra cosa che non ho detto è la casseruola che ho comprato per 10 euro. È una casseruola di 30 cm, alta 13 e poi c'è questo box di alluminio presso fuso. Qui andremo a collocare il cavo. Questo è un forno che inizialmente ha fatto mio cugino Salvatore, che come vi dicevo fatevi consigliare da qualche esperto nel settore dell'elettronica. Lui è un esperto e mi aveva montato però il box praticamente direttamente appoggiato alla casseruola. Dopo qualche minuto ho subito sentito odore di bruciato e i fili infatti si erano un po' rovinati dal calore. Quindi quello che ho voluto fare è allontanare i fili dalla fonte del calore e mi serviva qualcosa che isolasse e quindi ho pensato di utilizzare questi due pezzi di mattonella. Ovviamente ho fatto dei buchi in corrispondenza delle viti e dei poli. Non vi ho detto che le viti sono alte 5 cm. Allora, quindi un altro aspetto importante è il filo. Non è un cavo di quelli professionali, esistono dei cavi professionali che arrivano anche a 600 gradi e non si squagliano, però sono dei cavi ovviamente costosissimi e quindi tutto quello che stiamo risparmiando nel costruire questo tipo di forno sarebbe vanificato, perché solo il filo costerebbe 200 euro. Colleghiamo la messa a terra e i due poli.
forno è pronto. Ecco qua la struttura ben solida con le mattonelle, il manico di legno per proteggerci dal calore e dalle scottature. Il forno è pronto. Ovviamente il forno non è composto solo dalla casseruola, ma anche da una pietra incordierite e da una padella che adesso vi farò vedere. Per preservare il top della cucina, innanzitutto io utilizzo un foglio di carta di alluminio che inserisco qui sotto ai fornelli, così in modo tale che il calore che sprigionerà la pietra non rovinerà il top. Metteremo quindi la pietra, che ovviamente col tempo si è rotta. Questa è un'altra cosa importantissima. La pietra ovviamente sarà molto sollecitata dalla fiamma diretta, quindi vi consiglio di farla raffreddare completamente prima di spostarla. Purtroppo una volta l'ho dovuta spostare prima che si raffreddasse completamente ed è successo questo. Allora, quindi messa la pietra, possiamo accendere i fornelli alla massima potenza, il fornello alla massima potenza, e per riscaldarlo non utilizzeremo direttamente la casseruola con la resistenza, ma utilizzeremo una padella. In questo caso io sto utilizzando una padella senza manici di plastica, vabbè, forse non sono manici di plastica, insomma quei manici che potrebbero comunque sciogliersi. Metterò proprio al centro della pietra dove andremo a cuocere la pizza e aspetteremo che la pietra arrivi a 300 gradi. Allora, dopo 15 minuti la pietra ha una temperatura di circa 290 gradi, quindi prendiamo la padella e la mettiamo nel lavandino e spegniamo i fornelli perché non ci servono più e accendiamo la casseruola. Prendiamo la nostra pagnotta e la mettiamo qui e la iniziamo, facciamo partire il timer e la iniziamo a stendere così nella semola. Questo pasto secondo me si stende da solo. Ok, una semola in eccesso, è già passato un minuto. Ok, e la pizza l'abbiamo stesa. Non possiamo fare una pizza troppo grande ovviamente perché il forno è piccolino. 1, 2 e 3. Controlliamo la temperatura, è di circa 420 gradi. Passiamola sulla pala, mettiamo la pizza sulla pala, allarghiamo un altro pochino, una forma rotonda e via, possiamo infornare, possiamo metterla sulla pietra. Azzeriamo il timer e lo facciamo partire. Allora, come potete vedere il cavo l'ho legato qui vicino alla maniglia del mobile perché altrimenti potrebbe, in modo accidentale, potrebbe piegarsi e toccare la casseruola e fare danni. Ho una ciabatta da 2400 watt, da 2500 watt, quindi riesce a sopperire ai 2500 watt della resistenza. E che altro? Voglio fare un video integrale proprio per farvi vedere le reali tempistiche di cottura. Oddio, si è fatto un po' un cornicione troppo accentuato. Possiamo prenderla anche con quest'altra
ed ecco qui un minuto, circa 1 minuto e 10, 1 minuto e 20 e la pizza sarà pronta. Ed ecco qui, oddio, la pizza è pronta. Spegniamo la resistenza, vediamo la cottura sotto. Allora, vediamo dentro il cornicione, si vede? Tagliamo quello qua. Qui ho beccato la galleria. Ovviamente la cottura della pizza, come potete vedere, il cornicione è più chiaro, la cottura non è ottimale perché il calore non viene dai lati e viene solo dall'alto, quindi la colorazione avviene solo sulla parte superiore. 460 gradi, quasi pronta, 1 minuto e 20, ci siamo? Eccola qui. Visto che la cottura avviene ovviamente a scatola chiusa e quindi non abbiamo un riscontro della cottura della pizza, dobbiamo basarci su dei dati statistici. Quindi la prima pizza che ho cotto era una pizza idratata al 70% e quindi ho deciso di preriscaldare la pietra a 420 gradi, mentre la seconda pizza che avete visto nel video era una pizza con un impasto al 63% di idratazione e quindi ho deciso di aumentare i gradi e preriscaldare quindi la pietra a 460 gradi. La pietra incordinita ovviamente non ha gli stessi benefici che si possono avere con il biscotto di Casapulla. Infatti il biscotto di Casapulla possiamo portarlo a oltre 450 gradi e non brucerà mai il fondo della pizza. Invece in questo caso, come avete visto per la seconda pizza, il fondo si è leggermente bruciato. Il biscotto di Casapulla purtroppo non può essere messo direttamente sopra i fornelli. Infatti quando sono stato alla fornace il titolare mi ha sconsigliato di mettere il biscotto direttamente sopra la fiamma viva perché si sarebbe crepato inesorabilmente. L'unica cosa che possiamo fare, quindi per tenere sotto controllo questo forno autocostruito, è alzare e abbassare la casseruola in modo tale da dare, diciamo, una cottura meno aggressiva, perché la resistenza da 2400 watt ovviamente è troppo potente. Ovviamente il forno si può migliorare, possiamo aggiungere dei PID, possiamo aggiungere un termostato meccanico in modo tale che la resistenza si stacchi a determinate temperature, però in tutto ciò diciamo per come io utilizzo il forno, e vi assicuro che al massimo lo tengo acceso per 15 minuti e le mattonelle ho misurato la temperatura sulle mattonelle e non si superano mai i 120 gradi, quindi diciamo stiamo un po' al sicuro. Forse i PID e i termostati non sono necessari. Io vi ripeto, utilizzo il forno al massimo per 4 pizze consecutive e massimo lo terrò acceso per 15 minuti, dopodiché lo tolgo dalla pietra e lo faccio raffreddare e poi magari procedo a un altro ciclo di 4 pizze. Detto questo, se vi è piaciuto il video, come sempre mettete un like, iscrivetevi al canale e condividete. Ciao!